Immagina di precipitare per oltre 6 chilometri, senza paracadute. Sei intrappolato in una bara di metallo a temperature glaciali e il sibilo assordante del vento è l'unica cosa che senti. Per il sergente Eugene Moran, un mitragliere di appena 19 anni, questo non era un incubo. Era la sua terrificante realtà, quel 29 novembre 1943, nei cieli sopra la Germania. Questa non è una semplice storia di guerra. È il racconto quasi incredibile di come un uomo, contro ogni probabilità, sia sopravvissuto a una caduta che doveva essere la sua fine, sfidando le leggi della fisica e del destino stesso. Ma come siamo arrivati a questo punto? Per capire l'incredibile, dobbiamo fare un passo indietro. Eugene Paul Moran, nato nel 1924, era un tipico ragazzo del Wisconsin, cresciuto tra i lavori in fattoria e la vita tranquilla del Midwest. Poi, l'attacco a Pearl Harbor cambiò tutto. Come milioni di giovani della sua generazione, Eugene sentì la chiamata del dovere. A soli 18 anni, nell'ottobre del 1942, si arruolò nell'Army Air Forces, lasciando i campi per i cieli d'Europa. Dopo l'addestramento, a Moran fu assegnato uno dei posti più pericolosi a bordo di un bombardiere B-17, il mitragliere di coda. Rannicchiato in una minuscola postazione alla fine dell'aereo, il suo compito era difendere la fortezza volante dai caccianemici che amavano attaccare da dietro. Era un ruolo claustrofobico, solitario e terribilmente esposto. La sua nuova casa era una bolla di plexiglass e alluminio, armata con 2 mitragliatrici calibro 50, sospesa a migliaia di metri da terra. Il suo aereo, un B-17F, fu battezzato Rikki Tikki Tavi, come la coraggiosa mangusta del Libro della giungla. Un nome che parlava di lotta per la sopravvivenza, un presagio quasi perfetto di ciò che stava per accadere. Moran e il suo equipaggio di 10 uomini furono assegnati al 96esimo gruppo di bombardamento dell'8ª Air Force, di stanza in Inghilterra. Da lì partivano per missioni diurne ad altissimo rischio nel cuore della Germania nazista. Il 29 novembre 1943, il Rikki Tikki Tavi si preparava per la sua quinta missione. L'obiettivo: Brema, una città portuale pesantemente difesa, cruciale per la produzione di sottomarini. L'aria era carica di tensione, ma anche di routine. I controlli pre-volo, le battute scambiate per allentare i nervi e poi il rombo potente dei 4 motori che prendevano vita. Per l'equipaggio era solo un altro giorno in ufficio. Per Eugene Moran stava per diventare il giorno che avrebbe cambiato tutto. Il volo sopra la Manica fu teso, ma senza intoppi. Centinaia di B-17 volavano in formazioni strette, un porcospino d'acciaio diretto verso il suo obiettivo. Ma appena sopra la costa nemica, il cielo si trasformò in uno scenario infernale, punteggiato da sbuffi di fumo nero e denso. Era la famigerata Flak, l'artiglieria contraerea tedesca. Ogni nuvola nera era un proiettile da 88 mm esploso, che lanciava schegge incandescenti capaci di fare a pezzi un aereo. Dalla sua postazione, Moran vedeva le esplosioni scuotere i bombardieri attorno a lui, un terrificante spettacolo di distruzione. E poi arrivarono i caccia. I Messerschmitt Bf-109 e i Focke-Wulf FVV-190 della Luftwaffe si lanciarono sulla formazione come vespe furiose. Il cielo si riempì di scie di proiettili traccianti. Il compito di Moran era semplice: rispondere al fuoco. Il rumore nel suo compartimento era assordante, il martellare delle sue stesse mitragliatrici, le vibrazioni dell'aereo colpito, le voci gracchianti nell'interfono. La missione sull'obiettivo andò secondo i piani. Il Rikki Tikki Tavi sganciò le sue bombe su Brema. Ma fu allora che qualcosa andò terribilmente storto. Forse un motore fu danneggiato, forse erano i danni accumulati, ma il bombardiere iniziò a perdere velocità, rimanendo indietro, isolato dal resto della formazione. Essere un ritardatario era una condanna a morte. Immediatamente, il Rikki Tikki Tavi divenne il bersaglio preferito di ogni caccia e batteria antiaerea a portata di tiro. Gli attacchi si fecero feroci, concentrati su quell'unico aereo. Moran era al centro della tempesta,
sparando senza sosta mentre i caccia tedeschi si accanivano su di loro. Sentiva i colpi martellare la fusoliera e sapeva che la loro fortuna si stava esaurendo. Era solo questione di attimi. Quegli attimi finirono con una violenza inaudita. Colpito ancora e ancora, il Rikki-Tikki-Tavi stava cedendo. Nell'interfono risuonò l'ordine disperato: abbandonare l'aereo. Ma per Moran era troppo tardi. Era stato ferito alle braccia ed era bloccato nella sua postazione. Prima che potesse anche solo pensare di muoversi, un proiettile attraversò il suo paracadute, rendendolo inutile. La sua unica via di fuga era sparita. Poi il colpo di grazia. Un proiettile di contraerea o una raffica di cannone da 20 mm danneggiò l'aereo in un punto critico. Ci fu un'esplosione assordante, uno schianto metallico che sovrastò persino il frastuono della battaglia. Il B-17 si spezzò letteralmente in due. Un istante prima Moran era in un aereo, quello dopo stava guardando il vuoto. La parte anteriore del bombardiere, con la cabina e le ali, precipitò verso terra, portando con sé gran parte dell'equipaggio. Per Moran la battaglia finì di colpo, sostituita da un silenzio surreale, rotto solo dal fischio crescente del vento. La sua piccola sezione di coda era ora un detrito isolato che cadeva nel vuoto. 8 dei suoi compagni erano stati persi, o stavano per essere persi. Solo un altro membro dell'equipaggio, il navigatore, era riuscito a lanciarsi. A quasi 8.000 metri di quota, a 50 gradi sotto zero, Eugene Moran era solo. Intrappolato in quello che restava del suo aereo, stava precipitando. La sua guerra sembrava finita, la sua vita anche. Cosa fai quando stai precipitando per chilometri, intrappolato in un pezzo di aereo? Per Eugene Moran la risposta fu istinto puro. Mentre la sua bara di metallo roteava verso terra, la forza G era così intensa che, secondo alcuni racconti, gli fece saltare le otturazioni d'oro dai denti. Il sangue gli affluì alla testa, accecandolo. Il suo corpo era un disastro, costole rotte, braccia ferite da proiettili, una profonda ferita alla testa. Rassegnarsi sembrava l'unica opzione. In un momento di disperazione, strinse il rosario che gli aveva dato sua nonna, pregando mentre il mondo svaniva nel sibilo del vento. Privo di sensi per gran parte della caduta, era in balia degli elementi. La sezione di coda, con i suoi stabilizzatori orizzontali e verticali, non stava cadendo come un sasso. La sua forma, per quanto danneggiata, la fece roteare come un seme di acero. Questo creò una enorme resistenza aerodinamica, un drag che ne rallentò drasticamente la discesa. Le lamiere contorte agirono come un paracadute improvvisato, trasformando una caduta libera in una planata caotica, ma molto più lenta. Invece di schiantarsi al suolo alla velocità terminale, la sezione di coda stava, in un certo senso, volando. La caduta di oltre 6 chilometri si concluse non in un campo aperto, ma in una fitta foresta vicino alla cittadina tedesca di Saik. La struttura si schiantò tra i rami degli alberi, che agirono come un ultimo, provvidenziale ammortizzatore, assorbendo gran parte dell'energia finale. La coda si conficcò nel terreno soffice e poi, di nuovo, il silenzio. Quando Eugene Moran riprese conoscenza, la prima cosa che sentì fu un dolore lancinante. Aveva una frattura al cranio, costole rotte, le braccia a pezzi. Accecato dal sangue, per un attimo pensò di essere morto, poi sentì il terreno freddo sotto di sé. Strisciando fuori dai rottami contorti della sua torretta, si rese conto dell'incredibile. Era vivo. Non passò molto tempo prima che lo trovassero. Alcuni prigionieri di guerra francesi, mandati a raccogliere i rottami, lo videro tra i resti dell'aereo, senza parole. Poco dopo arrivarono i soldati tedeschi e la loro reazione fu di puro sbalordimento. Davanti a loro c'era un aviatore americano, gravemente ferito ma vivo, emerso da un pezzo di aereo che avevano visto roteare giù dal cielo. La sua sopravvivenza era così assurda che la notizia si diffuse in un lampo. Moran fu fatto prigioniero di guerra. La sua lotta, però, non era finita. 2 medici serbi, anche loro prigionieri, si presero cura di lui nel campo. Con strumenti rudimentali,
gli operarono il cranio fratturato, salvandogli la vita per la seconda volta in un solo giorno. Sopravvivere alla caduta fu solo l'inizio di una lunga odissea. Per i successivi 17 mesi, Moran sopportò la brutale realtà della prigionia. Fu trasferito in diversi campi, affrontando la fame, il freddo e l'incertezza. Fu persino costretto a viaggiare su una nave infernale, usata per trasportare prigionieri sul Mar Baltico in condizioni disumane. Il peggio arrivò verso la fine della guerra. Con l'avanzata degli alleati, i tedeschi evacuarono i campi, costringendo i prigionieri a marce forzate per evitare che venissero liberati. Tra febbraio e aprile del 1945, in uno degli inverni più freddi di sempre, Moran fu costretto a marciare. Percorse quasi 1000 chilometri a piedi, un calvario di stenti che causò la perdita di migliaia di suoi compagni. Ancora una volta, la sua incredibile resilienza gli permise di andare avanti. Finalmente, il 26 aprile 1945, vicino a Bitterfeld, fu liberato dalle truppe americane. Era segnato nel corpo e nell'anima, ma era libero. La storia di Eugene Moran sembra uscita da un film, ma ci ricorda che lo spirito umano può resistere anche all'inimmaginabile. Se vuoi scoprire altri racconti incredibili di eroismo e sopravvivenza, iscriviti al canale e attiva la campanella. E facci sapere nei commenti cosa credi che l'abbia salvato. Fortuna, fisica o un vero e proprio miracolo? Tornato a casa in Wisconsin, Eugene Moran fece quello che fecero in molti della sua generazione. Non parlò quasi mai della sua esperienza. Per decenni, nemmeno i suoi 9 figli hanno conosciuto i dettagli della sua caduta. La guerra rimase un fardello silenzioso, un ricordo custodito dentro di sé. Nonostante tutto, visse una vita piena. Lavorò come postino, fu capo dei Vigili del Fuoco volontari e un membro attivo della comunità. La sua storia incredibile è stata finalmente raccontata nel libro Tailspin, scritto da un amico che ha raccolto le sue memorie negli ultimi anni della sua vita. La sua eredità non è solo quella di un atto di coraggio nei cieli della Germania, ma anche quella di una lunga e silenziosa battaglia per superare il trauma. La sua storia rimane una delle testimonianze di sopravvivenza più straordinarie della Seconda Guerra Mondiale, il simbolo di un uomo che, quando il suo aereo andò in pezzi, si rifiutò di fare lo stesso.